Amici, benvenuti in Spagna. Facciamo in fretta perché Giano si sta letteralmente sciogliendo. Sono sudato come un kebab, vedete voi. Ci siamo accomodati fuori, ci rinfreschiamo un attimo. Se decidete di venire fin qui a piedi dalla stazione dei pullman come abbiamo fatto noi, vi siete guadagnati poi il pranzo, mettiamola così. Andiamo a iniziare con Mathilde Savoy, abbiamo uno champagne, siamo nella Valle della Mar, un extra brut. Pinot Meunier in purezza, la quarta generazione in questo caso per la produzione di vino, ma questa è la prima generazione che si butta nella produzione di champagne. Pomodoro disidratato. Tradizione qui è disidratare i pomodori al sole, metterli con del sale e nell'olio. Abbiamo ricreato la nostra versione con alla base un pomodoro disidratato, una crema e terminiamo con una goccia per rappresentare la rugiada al mattino fatta di un aceto di riso. Che partenza, ragazzi. È molto dura la consistenza esterna, non è fragile. Io già mi immaginavo di combinare un casino. Croccantissimo esternamente, acido, cremoso, grasso, è buonissimissimo. In questo primo morso avevate la grassezza della maionese e l'acidità della goccia in superficie di aceto di riso, che erano una combinazione perfetta con lo champagne. Una bella partenza. Il menù è diviso in atti, come se fossimo a teatro. Il primo atto è servito qua e si chiama Starting from Our Surrounding, quindi vuol dire che ci porteranno delle tipicità locali. Francia, abbiamo detto che ci troviamo a Denia. Praticamente questo ristorante si trova in un paesino che sta a qualche chilometro da Valencia. Più di qualche chilometro. Più di qualche chilometro. Questo piatto si chiama Blanqui Negre, tradizionalmente un caffè freddo servito con una quenelle di gelato alla vaniglia. Qui noi creiamo la nostra versione con un torrone gelato di mandorla e tartufo nero. Invece nel vaso andremo a incontrare una spuma che facciamo con questi ingredienti, in questo caso un po' caldo, quindi andiamo a giocare con la temperatura. L'idea è di fare un boccone di torrone e un cucchiaio fino al fondo della spuma. Secondo boccone, caldo-freddo. Cominciamo dal caldo. No, prima ho detto freddo poi caldo. Volevo dire cominciamo dal freddo. È gelato? Più che gelato è una sorta di spuma gelato. Ha una consistenza più soffice del gelato. Che buono questo wafer. Posso rispolverare un mio grande classico? Che godurioso. È un piatto estremamente goloso e saporito, presentato bianco, come se fosse qualcosa di neutro, e invece qualcosa che a carattere ti colpisce un sacco. Non solo il caldo freddo, ma anche la personalità con la presentazione minimalista per eccellenza. Qui terminiamo con il più goloso di tutti, il bognuelo. Bognuelo è questa frittella tipica delle feste di paese. Si fanno di solito con una pasta di zucca, si friggono e poi si mette dello zucchero sopra. Qua abbiamo creato la nostra versione, all'interno questa crema di zucca e tartufo. Nel bicchiere invece andremo a incontrare il consommé della zucca e un olio che facciamo con i propri semi. Bisogna iniziare sorseggiando il consommé di zucca, mescolando un po'. Che buono. Vado alla ciambellina, la ragazza che ci serve si è raccomandata: guardate che liquido dentro, non fate casino, sono terrorizzata. Ah vabbè, ma è come un croissant alla crema, io sono campione del mondo. È esattamente l'effetto della crema pasticcera all'interno delle paste. Questa però è calda, non è crema pasticcera, è una crema di zucca. L'esterno invece è fritto croccante, è clamoroso. Mi piace molto perché anche qui, come nel piatto precedente, c'erano due interpretazioni differenti dello stesso ingrediente. Fine del primo atto, adesso ci trasferiremo all'interno. E invece questo qui sarà il nostro tavolo per oggi. Lei e Lola? Ragazzi, ma che sala pazzesca. E abbiamo già trovato tutto apparecchiato. Arriva un profumo incredibile dal tavolo. Ube, Maina, siamo a San Luca de Barrameda con il produttore Ramiro Ibañez, che in questo caso trasforma la sua officina di barche nella sua cantina. Un palomino fino in purezza, ma il vero protagonista in questo caso è il terroir. A 45 cm sotto la superficie si trova il gesso. In questo caso rilascia questa parte molto fresca, molto salina, quasi salata al palato, che però è perfettamente bilanciata ai 18 mesi in barrica americana. Quindi andiamo a rappresentare il fondo del mare sia con il vino che con i nostri piatti. Per la mia rubrica fetish delle posate, oggi pranzeremo con Cutipol, che è una delle marche che devo dire torna di più negli stellati. Questo video non è sponsorizzato da Cutipol. Come vedete abbiamo delle piccole preparazioni al centro del tavolo. Iniziamo dalla tradizione di fare i salazones. Salazones è mettere il pesce a contatto con il sale per molto tempo. Una volta si faceva perché non c'erano i frigoriferi. In Spagna in realtà è diventata una tradizione. Kike si posto questa domanda, ha detto: cosa posso apportare a queste ricette, a questa tradizione? Ha creato una sala con un
un'umidità dell'85% e la temperatura al 3, un ricircolo di aria continuo e nel pavimento il sale. Il sale che prendiamo da Alicante e lo lasciamo al suolo in questi vassoi grandi e con il ricircolo continuo questo sale è un po' come se volasse nell'atmosfera senza toccare direttamente il pesce. Sono salami di pesce, possiamo chiamarli, molto secchi, forti. Combiniamo, diciamo, queste preparazioni con un caldo di tonno che mettiamo a infondere con bergamotto e calendula. Questi due ingredienti apporteranno questo tocco citrico. Vedrete fluttuare qualcosa in questo vaso e la medula, il midollo, sembra quasi una medusa. Vado a finalizzare con questa alga, un'alga carnosa, che va un po' a bilanciare questa gelatinosità del midollo del tonno. Partiamo da sinistra con la nostra versione dell'abalone. L'abalone è questo mollusco che noi facciamo con dei funghi cardo, si chiamano, una textura molto simile a quello che è l'abalone originale, una salsa di anemone di mare. Qui abbiamo lo chef che andrà invece a preparare il maestro. Questa ventresca di tonno che sta tagliando Kike la curiamo nell'atmosfera salina, quella che vi raccontavo prima, per 4 anni. 4 años es mucho. Sembra quasi del prosciutto. Pero el sabor no tiene nada que ver con el prosciutto. Totalmente diferente. Tener 4 años ya da una información. El pescado no es fresco, no es de hoy. Lo digo por si queréis marcharos. El pescado no es fresco, es de 4 años. Es mejor decirlo antes que estáis empezando. Qui abbiamo queste uova di Maruca, si chiamano qua. Y esta tiene 1 hora y media de sal y 12 días en ese mismo espacio. 12 giorni in questa atmosfera salina. Yo esta hueva, gisa negra, lo que sería la botarga italiana, lo puedo llegar a cortar aunque está muy cremosa. Pero esta, por ejemplo, no podría porque fluiría como un queso cremoso. Y de esta manera veréis. La tagliamo a metà, la apriamo e ora, come potete vedere, Sembra un formaggio. sembra un Como si formaggio, fuera una bravissimo. crema de queso, exacto. ¿Veis cómo brilla? È un sapore intenso, Levemente amargo, un po' amaro, al principio más dulce. all'inizio un po' dolce. Finiamo qua invece con il lomo del tonno, ok? Questo curiamo in 3 mesi, sempre in questa atmosfera salina, però prima di curarla la fumichiamo 12 ore e andiamo a concludere con il sangaccio. Sangaccio è quella parte più vicina alla spina dorsale, era l'unica parte che i pescatori si tenevano, perché era l'unica che non si poteva vendere. 2 mesi a contatto con il sale in questo caso. Finiamo con i grissini che facciamo a partire di alga nori e riso. Gelatina di tonno che combiniamo con mohama, che è il filetto del tonno, mandorle e una maionese di piparras. Piparras sono questi peperoncini verdi che hanno la particolarità di non essere piccanti. Queste sono la nostra bottarga che lasciamo in contatto con il sale 14 ore. Kike ha detto che questa, a differenza dell'altra, riusciamo ancora a tagliarla mettendola a contatto con il sale. Non so da che parte incomincia. Mi piace tantissimo questo viaggio all'interno del mare e mi piace tantissimo come il centro tavola ti faccia immergere in questa atmosfera. Bellissimo. Io ammetto di aver confuso i grissini per 2 coralli di allestimento. Sarebbe stato peggio il contrario. Sarebbe stato peggio se avessi tentato di azzannare una stella marina. Quando i piatti sono così, fai fatica a razionalizzare perché ti piacciono così tanto. Buono, buono, buono. Buono, buonissimo, il termine più utilizzato da Gianni Franci dal 2018. Cavolo, però non posso scarpettare l'interno di questa conchiglia. Questo è un po' un problema. Questo è il midollo del tonno. È molto sapido, ma è saporito e contemporaneamente lo so che è un ossimoro, ragazzi. È anche delicato. È un ossimoro? Ma non era midollo? Questo sembra molto hardcore, ragazzi, effettivamente. È una gelatina di sapore. Bottarga. Loro l'hanno descritta come una bottarga affettabile e con una consistenza simile alle nostre. Mi verrebbe da dire che questa è molto più morbida. Avete visto che non riuscivo neanche a raccoglierla con le dita. Io vado di grissino verde. Non è altro che un'alga nori arrotolata e fritta. Franci fa la sorpresa, ma per la cronaca anche il suo era identico. Ah, non avevo capito. Questo era di nuovo tonno, se non ricordo male. Delicatissimo. Allora qua userei il cucchiaio, se sei d'accordo. Sotto avete una tartare di tonno, della maionesina e ci sono anche delle noccioline. È veramente piacevole. Direi che il boccone che mi è piaciuto di più è molto saporito e quindi va lasciato per ultimo perché sennò ammazza la delicatezza degli altri. Però è super gustoso, carnoso. Sembra quasi un salume. Siamo con Dom Pérignon Vintage millesimi, annata 2013. Troviamo la stessa percentuale di Pinot Nero e Chardonnay. Siamo nella montagna di Reims,
in questo caso è una montagna a 300 metri sopra il livello del mare che spicca in questa vastissima pianura. Un terreno unico, ricco di calcare, marmo e argilloso. Qui continuiamo con il bogavante lasticcio azzurro, e nel piatto andiamo a incontrare diverse tipologie di caviale, delle alghe in tempura, lasticcio azzurro, e abbiamo terminato con un gazpachuelo. Si differenzia dal gazpacho, il gazpacho è da bere e non ha proteine al suo interno, fatto di pomodori, cipolle. Invece il gazpachuelo di solito si fa a partire di una base di pesce. Mi è stato detto di mescolare delicato, saporito, colorato, goloso, avvolgente in bocca, ma ci sono anche degli elementi che sembrano fritti, quindi sono croccanti. Ho finito gli aggettivi. Fresco, tante consistenze diverse in bocca. Una delle parti più importanti del nostro lasticcio azzurro è appunto la testa che grigliamo. Ah, ma è già tutto scombinato. Sì, è tutto facilitato già. Perché in effetti la descrizione è stata molto breve e contenuta e mi sono detto ma come si mangia? È lo scavo, invece è una sorta di carapace dove dentro hanno reinserito il pesce. Questo piatto è uno schema facilitato. Continuiamo con uno degli ingredienti più speciali per noi, è appunto gamba roja de Denia, il gambero rosso di Denia, che si trova nelle profondità tra Ibiza e le nostre coste. Per tenerlo al più naturale possibile, appunto lo cuciniamo per alcuni minuti in acqua calda, bollente del mare, e poi li mettiamo in acqua e ghiaccio. Invece nel calice andiamo a ricreare la ricetta della gamba ambleda, la ricetta tipica di Denia, che si fa con la bietola. Ovviamente noi facciamo un tè di bietola e sopra troviamo questa emulsione che facciamo con i gamberi e le sue teste. Ovviamente ragazzi si mangia con le mani. Stavo esagerando, è un concentrato di gusto delizioso. È la bisque dei gamberi. Cioè vabbè, tutti nella vita abbiamo mangiato un gambero a mano, non è proprio una cosa da 5 secondi, forse neanche da 10. Voglio mantenere alta l'attenzione mentre fallisco miseramente. Ce la posso fare, ce l'ho fatta. Faticate un po' e vi sporcate le mani, però alla fine il gambero è una caramella. Ci spostiamo con la famiglia Clem e Bush Rita sulle sponde del fiume Moisella. Questo consente un perfetto riflesso della luce solare sulle vigne che aiuta poi la loro maturazione. Parliamo di un Riesling in purezza, una parte molto avvolgente, cremosa, che andiamo a accompagnare a questo sentore di zafferano che ritroverete nel piatto. In Spagna ci sono 3 modi di fare la paella: arroz secco, arroz mieloso e fideuà. L'arroz secco, che è quello che forma la crosticina, arroz mieloso è il nostro risotto, e poi c'è la fideuà. Fideuà sono questi piccoli spaghetti che si cucinano a modo dell'arroz, quindi del riso, della paella, con il brodo, e si fanno cuocere in queste pentolone rotonde, no? Qui noi abbiamo creato la nostra versione. Gli spaghetti li facciamo a partire di un'acqua di cannolicchi di mare e zafferano. Terminiamo il piatto con le uova di trota, che sembrano un po' le poppy candies, quelle che scoppiettano nella bocca, fiori di calendula, foglio d'oro per terminare il piatto. Sono freddi, pesce, zafferano, uova di trota che ti esplodono in bocca. Il profumo di zafferano si sente in maniera importante, sì. La consistenza degli spaghettini e quella delle uova è totalmente analoga. Il pesce ovviamente più carnoso, un altro piatto all'insegna della delicatezza. Andiamo in una delle zone più caratteristiche per quanto riguarda lo Chardonnay. Siamo nella parte meridionale della Côte d'Or, a Morso in Borgogna. Abbiamo uno Chardonnay in purezza in questo caso con Anthony Jabor, che lavora con suo figlio in questa piccola tenuta di famiglia. Abbiamo un'annata 2020, abbiamo però 2 anni comunque di affinamento in botte francese, quindi abbiamo questa intensa cremosità sgrassata poi da questa parte molto vegetale, da questa acidità molto spiccata. We continue with the oyster pearl. It's only cultivated in Valencia. On the bottom we can find green pepper. We have a butter of squid with different kind of fishes, ash of seaweed, and the oyster it's on the grill. And this is one of the reasons why we're going to add this charcoal of seaweed, which can help us to play with different textures. This beautiful pearl we're going to use when we finish the dish, because inside we have water of oysters, and this is what's going to get us to help to clean our mouth. La ragazza si è raccomandata di prendere un boccone con tutto. Il gusto della parte affumicata si sente tantissimo ed è quello che dà la parte interessante al piatto. La domanda è: che cos'è questa perla? È una vera perla, via al molare. È una gelatina, ti scoppia in bocca. È interessante queste pietroline che sembrano carbone, che sono super croccanti in bocca.
mentre l'ostrica ovviamente è totalmente l'opposto. Con questo piatto si è concluso il secondo atto, terzo atto, tradizione. In questo caso andiamo a Galizia, a Riviera Sacra, con una mansia in purezza. La cantina è Guimaro e siamo con la vigna Finca Capeliños, una vigna che ha ben 100 anni d'età, coltivata su questa collina con una pendenza del 50%. Abbiamo un'annata 2020, un'annata molto calda per questa zona, passaggio di 50 giorni di fermentazione in grandetini e successivi 14 mesi di affinamento sempre in legno. Continuiamo con il pane. Qui lo chiamiamo pan de oro. Usiamo questo olio d'oliva che si produce nel nord di Castellón. Lo passiamo anche alla griglia e lo facciamo con lievito madre. Aggiungiamo sopra questo olio d'oliva. L'oliva si chiama farga. Qui parliamo di olivi centenari. Nel piatto vogliamo rappresentare pepres farcides, che sono appunto questi peperoni tradizionali farciti. Noi li rappresentiamo così con questo velo di peperone per dargli un tocco più di dolcezza e acidità. Sotto troviamo questo riso, è un intermedio tra un risotto e una paella. Lo cuciniamo con un brodo, in questo caso sempre di manzo. In cima, per rappresentare i semi del peperone, abbiamo semi di lino. Sembra quasi pelle di peperone. È dolce, acidulo, affumicato, gelatinoso perché assomiglia a una pelle di peperone, ma non è pelle di peperone. Buono. Momento scarpetta. Mamma mia, se è giunto sto pane. Quella sarebbe una scarpetta secondo te? Che principiante! È un piatto salato ma anche molto dolce. Il sapore più piacevole è l'abbrustolito del peperone, non trovi? Proprio l'affumicato dato dal peperone. Ma cos'è sto pane? È buonissimo. Ma portatemene subito altri 7 kg. No raga, il pane è pericolosissimo. Questo piatto si chiama a modo de capellanet y escalivada. Capellanet è il modo di disidratare il baccalà al sole col sale, no? E invece escalivada è un'insalata che si fa a partire di verdure grigliate. Alla base del piatto andremo a trovare il filetto di nasello che combiniamo con una crema di melanzana bianca, un'uva disidratata che mettiamo a curare nel moscadello, un carbone che facciamo a partire di alghe e la pelle del nasello. La mettiamo al fuoco, poi la tagliuzziamo muy fine, sembra quasi un po' il polline. Pavia è questa crocchetta che facciamo a partire di una crema di nasello e la propria pelle. Sono molto tentata di mordere a metà, solo per il dovere di cronaca, per farvi vedere la parte interna liquida. Adesso vedo quello che riesco a fare. Sono stata brava, solo per voi che state dietro l'obiettivo. La cosa interessante ragazzi è che questa base su cui poggia la crocchetta, io pensavo fosse, avete presente quei supporti di plastica che fingono di essere del cibo, ma in realtà è veramente una lattuga di mare che viene essiccata e salata e funge da supporto. Chiaramente loro specificano sempre qual è la parte che si mangia e qual è quella che non si mangia. Nasello. Melanzane, che me ne ricordo, e uva, c'è anche dell'uva. Madonna, mi ricordo tutto, sono un fenomeno. Questo è molto sapido, molto gustoso. Il sapore del pesce deve piacere perché è veramente importante. Siamo con Palo Cortado, il vino è della Riva, siamo a Jerez nel sud della Spagna in Andalusia. Un palomino fino che fa un affinamento ossidativo in botti di Jerez. Si porta alle spalle inoltre una vigna all'età di 117 anni, tra le più antiche della Spagna, e andiamo a ritrovare una parte molto calda al palato come prima percezione. Abbiamo una gradazione alcolica del 22%, quindi molto potente, ma allo stesso tempo abbiamo questa parte molto cremosa che va ad accompagnare di frutta secca. Cacahuetes del Collaret. Cacahuetes sono noccioline. Il Collaret perché hanno questa particolarità di essere molto rotonde e tra una nocciolina e l'altra si restringe molto, quindi sembra un po' un collare di perle. Sono molto famose qua in Spagna perché hanno una percentuale di grasso rispetto alle noccioline normali che è maggiore. Di solito siamo intorno a un 40%, queste arriviamo addirittura a un 60%. Noi le cuciniamo per 8 ore. Facciamo quasi come un'ossidazione, per quello si ingrossano e la testura andrà a ricordare tantissimo i fagioli barlotti. Lo combiniamo con altri 2 prodotti dell'Albufera, anguilla affumicata al rosmarino e cubi di foie gras. Devo dirvi ragazzi, già crude sono molto diverse dalle classiche noccioline a cui siamo abituati. Ti si spappola, ti si squaglia in bocca, non devi neanche morderla sostanzialmente. Non è solo un cambio di consistenza, è anche un cambio di sapore rispetto a quella cruda. Ma quanto è carina questa foglia di cavoletto di Bruxelles, così solitaria, a decorazione. Ha ragione la ragazza che ci ha descritto il piatto. Sembrano i fagioli della English breakfast. Immaginatevi una cosa buonissima.
non esattamente quello che si mangia a Londra. Dissing di Franci a tutti gli English breakfast di Londra, proprio tutti, eh. La riduzione ha una componente acida che vagamente ti ricorda quel gusto. Oh, è avanzato del brodo. Oh, è avanzato del pane. Ci hanno chiesto se volevamo il bis del pane, a malincuore ho dovuto dire no perché sono sazio, ragazzi. Un metro di misura per capire se il pane è buono e quanto vi ha unto i polpastrelli. Andiamo con la famiglia Luigi Baudana, siamo nelle Langhe nel nord dell'Italia in Piemonte, abbiamo questa parte molto importante di frutti rossi, un tanino molto soft, un'annata 2016 che in Langa rimane una delle più importanti caratteristiche. Il terreno in questo caso ha delle caratteristiche morfologiche e geologiche che sono in continua evoluzione. Il nostro arroz en pata è un riso tipico della parte di Murcia, Alicante. Di solito si faceva partire degli scarti della gamba del maiale, solitamente con la pelle, molto grasso come riso. In questo caso cuociamo il riso con un brodo di vitello. Il riso che utilizziamo si chiama bonbon, un riso un po' di nicchia, fantastico per fare los arrostis mielosos, quindi i nostri risotti. Combiniamo con della menta, un'aria di comino e dei ceci per terminare. Sembra la cotenna di un maiale, che ovviamente non è. Si sente la grassezza, vista l'origine della preparazione che ci ha spiegato la ragazza che ci serve. La menta dà quella puntina di freschezza che ti fa venire voglia di prendere un altro cucchiaio. Siamo a Costantia, in Sudafrica, abbiamo Moscatel Rosa come vigneto. L'annata è la 2013, abbiamo 10 anni di invecchiamento, è un vino dolce naturale, quindi non ci sono zuccheri aggiunti, marmellata di arancia al palato e una parte molto tostata dovuta appunto a questo lungo affinamento che andremo ad abbinare poi in seguito al vostro dolce. Una parte molto invece strutturata allo stesso tempo che rimane molto avvolgente al palato. Cassetta di Piluca. Piluca è la mamma del nostro chef creativo, Juan Fravalente, che è la mano destra di Quique da Costa ormai da 20 anni. Sua mamma aveva una cassetta identica a questa con la musica dove teneva tutte le sue cose, i suoi gioielli, il suo profumo, i suoi rossetti magari. Quindi noi vogliamo rappresentarlo al meglio. Sulla destra troverete il profumo della mamma, sulla base troviamo un sorbetto di lici con una crema inglese, muschio di tè matcha e sopra incoroniamo questo velo con fiori. Quelle azzurre sono delle caramelle che facciamo con acqua marina di violetta per ricordare le pietre degli anelli della mamma e le bianche sono dei marshmallow per ricordare le perle che aveva sua mamma. Profuma di fiori, di fragoline di bosco, di lici. Sembra veramente il profumo della mamma. Praticamente il piano di sopra cade su quello di sotto. Fresco, fruttato ma anche floreale. Alla fine del pasto molto piacevole. Terminiamo con Fondillo, siamo ad Alicante e terminiamo con uno dei vini più tradizionali della zona. La sua storia risale a moltissimi anni fa, in cui nelle case dei vecchi contadini non c'erano soldi per comprare le botti e quindi rimaneva sempre questo fondo all'interno della stessa botte, che man mano mettevano il vino nuovo, questa parte di fondo che rimaneva diventava sempre più spessa e donava sempre più sentori nuovi e importanti al vino. In questo caso quindi utilizziamo un metodo solera per la produzione. All'interno troviamo la prima madre solera che risale al 1949. Andiamo a finalizzare con il polvoron. Il polvoron è un dolce tipico per Natale che si fa qui, rimane molto allappante, in questo caso il nostro è quasi come una nuvola e lo facciamo con farina di mandorle. Vi consigliamo di terminare con il hueso de santo. Hueso de santo si fa normalmente per Pasqua con all'interno una crema de marzapan, ma noi qui lo facciamo un po' distinto. All'interno troverete una crema de zabaione senza alcol e vaniglia, viene coperto da questo cioccolato bianco. Avete la sensazione di prendere in mano una nuvola, è una sensazione molto strana perché lo mettete in bocca e svanisce come se fosse aria. Guscio esterno burroso, tipo il pinguino di Peppino, così ci capiamo, no? Cioè, nel senso, dentro c'è una crema morbida, temperatura ambiente, dolce alla vaniglia. Scopriamo che cosa c'è dentro. Guscio esterno di burro di cacao con una crema dentro a temperatura ambiente. Già detto io. Che ha delle forti note di vaniglia. Già detto io. Quindi valore aggiunto dai Franci. Ragazzi. E dal cubo di Quique, che è questa struttura che sta all'esterno, all'interno della quale siamo entrati perché c'è l'aria condizionata, ragazzi, quindi non esco più di qua. Vi raccontiamo le nostre impressioni a caldo del super pranzo che abbiamo appena concluso. Siamo a Denia, ragazzi, non siamo a Valencia, quindi bisogna prendere un autobus, una macchina, un cavallo, taxi, una bicicletta, un mezzo di locomozione per arrivare fino qua. Un'ora e mezza, vale la pena? Un'ora e mezza. Forse mi sono anche addormentato sul pullman. Sì, un'ora
un'ora e mezza, ragazzi. Vale la pena sbattersi da Valencia fino qua? Sì. Qua si mangia cucina creativa spagnola fortemente radicata sul territorio, fondamentalmente pesce. Ah, ma non mi piace il pesce, e forse non è il ristorante che fa per te. È stato un crescendo, abbiamo apprezzato tantissimo gli amuse-bouche. A me è piaciuto molto quando lo chef è venuto a servirci salumi di pesce, sia perché c'era lui a servirceli, sia perché abbiamo provato dei sapori Decisamente inaspettati. Esiste un menù fisso, uguale per tutti, da 275 euro. più un pairing di vino da 150, volendo potete farne uno di premium wines da 200, ma noi abbiamo optato per quello da 150. È arrivato il conto 761 euro per tutto quello che avete visto. Fai vedere, ragazzi, la sala in cui siamo? Questa era la sala in cui siamo. Scappiamo perché altrimenti perdiamo il pullman per Valencia. Ci tocca rimanere a Denia, che per carità bellissima, però voglio tornare a Valencia. Noi ci rivediamo Al prossimo video fate like, condividete e e tornate a Valencia. Ciao!